Marco Airale è indubbiamente uno degli allenatori dalla più rapida ascesa ultimamente in ambito internazionale. Nel giro di poche stagioni i suoi atleti stanno continuando a mietere successi e alcuni dei suoi atleti sono per esempio Jeremiah Azu, la Daryl Neita, Brittany Anderson e altri ancora che non sto lì a fare l'elenco, ma sono tutti atleti veramente molto forti in gamba e anche di livello internazionale. In occasione dell'Athletic Elite Meeting svolto all'Arena di Milano ho avuto il piacere di fare due parole con lui e di seguito vi lascio anche la chiacchierata che abbiamo fatto, che spero possa essere piacevole e interessante quanto lo è stata per me. Eccomi, sono qua insieme a Marco Airale, ormai direi abbastanza assodato, uno dei migliori allenatori al mondo, sia per i risultati che sta avendo, sia per gli atleti che ha intorno, che ti chiamano per farsi allenare da loro. E dato che hai avuto tanti atleti oggi qua, in generale un commento su come sono andate le gare? Allora, vado in ordine cronologico, sono molto contento per Brittany Anderson. Lei purtroppo l'anno scorso, proprio qualche settimana fa, in allenamento subiva questo infortunio molto grave al crociato del ginocchio, rompendosi appunto legamento crociato, menisco e dislocandosi la rotula. E il 13 aprile, quindi proprio oggi, un anno fa, lei ha subito l'intervento di riparazione e in teoria noi da oggi avremmo potuto poi iniziare a fare allenamento sugli ostacoli, e invece abbiamo guadagnato mesi su mesi, quindi il suo 13,2 di oggi sicuramente è un buonissimo punto di partenza. Dopo un anno esatto dall'infortunio, per noi è veramente molto molto promettente per soprattutto come andrà poi il resto della stagione. Dopo questo abbiamo appunto visto le 4% femminile. Il team era molto molto forte, io speravo in un sub 43 e i cambi non sono venuti perfetti, ma comunque hanno corso un gran tempo. Dopodiché nei 150 per noi serviva un po' da test allenamento. Mabukone ha fatto un buon 17,2 che sono sempre tempi difficili da fare. Oggi abbiamo visto la cadetta che ha fatto questo super record italiano e Mabu ha fatto quasi simile, quindi parliamo comunque di atlete di altissimo livello. E Giancarla Trevisan che si è avvicinata comunque a dei tempi che a noi ci interessano soprattutto per la parte di velocità. 150 maschili molto bene, molto contento con Jeremiah Azu che è più uno specialista dei 100 metri. Adam Gemili, anche lui in teoria ha ancora 4 settimane di recupero perché ha rotto il tendine del gran pettorale, quindi abbiamo guadagnato ormai un mese sulla riabilitazione e oggi il suo 15,70 sicuramente ci dà speranza. Non è un gran tempo soprattutto per lui, ma è un atleta che appunto per la staffetta inglese è importante e vederlo già correre in anticipo sull'infortunio molto molto bene. 4x4 per finire è stato un po' un mio vezzo per concludere la giornata e vedere un po' come andavano le ragazze. Split molto buoni di nuovo di Trevisan e soprattutto Amy Hunt, più provate Brittany Anderson che era la terza fatica di giornata e la Daryl che fino ai 300 va benissimo, sull'ultima parte c'è ancora da lavorare, ma lei è più 100 metrista 200ista e sicuramente una quarter miler come vengono definite. Come ci hai già dimostrato più volte che è più sulle distanze brevi, facendo benissimo tra l'altro. Sì, assolutamente più sulle distanze brevi, però molto contento, una bellissima location, una buonissima organizzazione. Ringrazio Roberto Severi per aver veramente organizzato per noi tutto e per averci avuti qua. Mi piace sempre fare la staffetta di gruppo, purtroppo non sono riuscito a fare quella maschile, ma perché no, il prossimo anno proveremo a rifarle entrambe. Ci sta. E due domandone secondo me molto curiose, dato che hai tanti atleti di alto livello e di sicuro con caratteristiche diverse, com'è la gestione dell'allenamento? Cioè deve essere comunque molto complesso perché non hai uno ma ne hai una bella platea. Sì, non è assolutamente facile da gestire. Adesso i ragazzi sono 11, sono ovviamente in diversi stage della loro carriera, c'è chi a fine carriera, c'è chi sta diciamo emergendo proprio adesso, c'è chi appunto ha avuto e sta avendo magari degli anni un po' più difficili, quindi sono difficili da gestire soprattutto da un punto di vista anche emotivo, relazionale. Poi sono più facili invece da gestire dal punto di vista tecnico, nel senso che lavorare in gruppo, io vengo da gruppi negli Stati Uniti con anche più di 20 atleti, quello non è così difficile, la gestione numerica dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista relazionale invece è un po' più difficile e ci lavoriamo e le cose stanno andando bene. Dai, speriamo che si continui così su questa bellissima strada. E ultima domanda, sei comunque un allenatore giovane che però stai facendo allenatore professionista e ci sono tanti altri che magari vorrebbero imitare la tua stessa strada. Per dire, sei un grande esempio per me, io ti prendo tantissimo ad esempio perché dimostri che si può fare, non è facile di sicuro ma si può fare. Un consiglio magari a chi vorrebbe intraprendere questa strada o provarci? Assolutamente, il consiglio che do per esperienza mia personale è: se potete partite, andate all'estero, ci sono tanti allenatori in diverse realtà sia appunto asiatiche
asiatiche, come ho avuto esperienza io, che americane, dove hanno necessità e semplicemente noi magari a volte siamo spaventati dal chiedere. Io sono stato fortunatissimo di essere stato trovato su questo LinkedIn, come racconto sempre, però sicuramente a tutti dico di partire e di crearsi un bagaglio di conoscenze sia personali ma anche di conoscenze che purtroppo nel mondo professionistico servono, di manager, conoscenze di altri allenatori, conoscenze di altri atleti che poi possano vedere, perché noi abbiamo la fortuna di essere in Italia, non la sfortuna, abbiamo la fortuna di essere in Italia e quindi abbiamo un'attrattiva molto alta per gli atleti stranieri. Dobbiamo solo farci conoscere e quindi andate all'estero, imparate e poi, come ho fatto io, diciamo, io l'ho preso sempre da un consiglio dell'architetto Piano, che in un'intervista aveva detto: andate all'estero ma poi tornate e portate quello che imparate in Italia. Io ho voluto cercare di rifarlo, è quello che consiglio a tutti: andate all'estero, imparate e poi tornate a casa in Italia e cercate di fare quello che avete imparato all'estero. Marco, grazie mille, bellissime parole, in bocca al lupo per tutto il proseguo della stagione. Viva il lupo, grazie mille a te per l'opportunità e grazie mille per questa splendida giornata ad Atletica Elite. Complimenti sia per te e anche per i tuoi atleti. Grazie mille, alla prossima. Alla prossima.